Stiamo celebrando 200 anni dal sogno che Giovannino fece all'età di 9 anni. Un sogno che, diceva Don Bosco, gli restò impresso nella mente tutta la vita. Da quel sogno prende origine la vita e la storia del carisma salesiano nel mondo. Penso che anche ciascuna di noi lo senta questo sogno all'origine della propria scelta di vita come qualcosa di bello, di grande, come una grazia speciale che ha illuminato e orientato il proprio cammino. Il mio augurio per questo 5 agosto vuole essere in linea con quanto stiamo celebrando, prendendo spunto dal fatto che siamo proprio nel 2024, speciale perché 24. Nello stesso tempo desidero contestualizzare geograficamente il messaggio. In questo momento mi trovo in Slovacchia per una visita breve che coincide con il passaggio del mandato da un'ispettrice che termina il suo servizio ad un'altra che assume il servizio di autorità. Parlare di fedeltà che dura oltre il tempo, augurare di vivere la fedeltà alla propria consacrazione come figlie di Maria Ausiliatrice implica necessariamente qui, in questa terra benedetta, ricordare le nostre sorelle che per essere radicalmente fedeli alla chiamata hanno sfidato il regime comunista, sopportando i lavori forzati, le crudeltà e le angherie, la persecuzione. Donne donate totalmente a Dio che nella clandestinità sono rimaste fedeli a Gesù, unico e sommo bene della loro vita. Hanno conservato la fede e il coraggio di testimoniarla, mettendo a rischio la loro esistenza, affrontando anche sacrifici e rinunce indicibili. L'evoluzione del nostro istituto in Slovacchia, come in altri paesi del mondo, passa attraverso molte vicende storiche e politiche che ne determinano le varie tappe e la crescita di sviluppo. Infatti, bisogna attendere l'anno 1991, dopo la caduta del muro di Berlino, per dare vita alla Visitatoria slovacca San Giovanni Bosco. Si legge nella cronaca che dopo la clandestinità gli inizi non furono facili. Vivere in comunità, pregare insieme, organizzare la vita e la missione comune fu un'impresa che maturò molto lentamente e con la pazienza di tutte. L'erezione di questa realtà come ispettoria avviene solo il 13 maggio 2000, quindi possiamo dire che è un'ispettoria giovane, in crescita giorno dopo giorno, situazione dopo situazione, con coraggio e intraprendenza. Valori che trovano la loro origine in una profonda vita di fede, nella fedeltà incondizionata al carisma di Don Bosco e di Madre Mazzarello e nel desiderio di essere per le giovani e i giovani di oggi, specialmente i più poveri da diversi punti di vista, presenze che annunciano con la vita l'amore preveniente di Dio Padre. L'ho potuto constatare vivendo l'esperienza in questi pochi giorni tra queste sorelle e aver ascoltato la loro storia, ed è per me e lo è per tutto l'istituto motivo di grande gioia e di gratitudine. È un'ispettoria di speranza e di coraggio, aperta ad un promettente futuro che fa pensare molto al versetto del Vangelo di Giovanni 12,24. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore, produce molto frutto. Infatti la vitalità del presente in Slovacchia affonda le radici nel passato di sofferenza e di offerta delle nostre sorelle, che con coraggio, oso dire con eroismo, hanno saputo mantenersi fedeli alla chiamata di Gesù, forti di una fede incrollabile, appassionate della bellezza e della ricchezza del carisma salesiano a loro affidato. In questo 5 agosto 2024 desidero richiamare l'omelia pronunciata da Don Bosco il 5 agosto del 1872 nella celebrazione della prima professione di Madre Mazzarello e delle prime figlie di Maria Ausiliatrice. Fra le piante molto piccole ce n'è una assai profumata, il nardo, nominata spesso nella Sacra Scrittura.
Nell'ufficio della Beata Vergine si dice Nardus mea dedit odorem suavitatis. Il mio nardo ha esalato suave profumo. Ma sapete che cosa è necessario perché il nardo faccia sentire il suo buon odore? Deve essere ben pestato. Non vi rincresca dunque di avere a patire. Chi patisce per Gesù Cristo, con Lui pure regnerà in eterno. Voi ora appartenete a una famiglia religiosa che è tutta della Madonna. Siete poche, sprovviste di mezzi e non sostenute dall'approvazione umana. Niente vi turbi, le cose cambieranno presto e voi avrete tante educande da non sapere più dove metterle. E non solo educande, ma anche tante postulanti da trovarvi nell'imbarazzo a sceglierle. Vi invito a leggere l'omelia completa di Don Bosco che troviamo nel primo volume della Cronistoria, perché traccia un programma di vita molto attuale che forse a volte possiamo avere dimenticato. Penso sia il prezzo, la garanzia della fedeltà e della fecondità vocazionale ancora oggi in ogni parte del mondo. Accogliamo con cuore aperto le parole del nostro fondatore come un dono che egli ci fa in questo 5 agosto 2024. Sono certa che insieme possiamo trasformarle in vita e in un tempo di forti sfide per la Chiesa e la società. Sfide che vogliamo assumere come nuove opportunità per far risplendere il carisma di Valdocco e di Mornese nelle nostre comunità educanti e nella vita dei giovani. Auguro a tutte le ispettrici che entrano in carica in questo mese di guardare sempre a Maria, la Madre e la Maestra, l'aiuto potente, perché si lasciano ispirare da lei nel vivere la loro missione a servizio delle sorelle e delle giovani e dei giovani. Maria sostenga le nostre comunità più provate e sofferenti per varie ragioni. Implori da Dio la pace e l'umanità. Fermi gli orrori della guerra in tante zone del mondo. Doni alle nuove generazioni la forza e la speranza per costruire un mondo migliore. Maria, la donna del sì incondizionato, custodisca la fedeltà di tutte noi perché possiamo essere pietre vive del monumento vivo della gratitudine di Don Bosco a lei che ci è madre e che ancora oggi continua a dirci fate tutto quello che egli vi dirà. Vi ringrazio di cuore per il bene che donate ogni giorno. Vi benedico e vi accompagno con la mia preghiera. Buona festa del 5 agosto.